Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi parleremo di un errore davvero comune che si vede spesso in giro, ovvero regolare l'action della chitarra solo sulla prima e sulla sesta corda, per poi dimenticarci completamente delle altre 4. Ma cosa succede davvero quando accade questo? Succede che la curvatura delle corde non segue più quella della tastiera e la chitarra smette di rispondere come dovrebbe. In questo video vedremo perché succede e soprattutto scopriremo un metodo infallibile per allineare perfettamente le corde al radius della tastiera, metodo che, statene certi, non troveremo da nessun'altra parte. Ora, guardiamo questa chitarra. Le corde esterne sono state regolate bene, quindi l'action su quella è coerente. Ma le intermedie, la seconda, la terza, la quarta e la quinta, sono o troppo alte o troppo basse rispetto ai tasti. A prima vista potrebbe sembrare tutto normale, ma se osserviamo il ponte da davanti, vedremo che le sellette formano una linea quasi retta. E questo è il problema. La tastiera non è retta, è curva, ha un radius preciso, e se le corde non seguono quella curvatura, il risultato sarà una chitarra sbilanciata, con corde centrali più dure e bending che si bloccano prima di quanto dovrebbero. Il radius, per chi si approccia per la prima volta alle geometrie di uno strumento, è la curvatura della tastiera della chitarra o del basso o di uno strumento a corda simile. Ogni modello ha il suo, può essere da 7.25 pollici come sulle vecchie Fender, 9.5 come sui modelli più moderni, 12 o addirittura 16 sulle chitarre con tastiera più piatta. Quindi, se vogliamo un setup preciso, dovremo riprodurre esattamente quella curva anche sull'andamento delle corde. Qui entra in gioco il radius gauge, uno strumento semplice ma spesso usato male o peggio usato solo a metà. Vediamo perché. Esistono 2 modi per usarlo in questo caso particolare, uno ponendolo sopra le corde e uno sotto le corde. Ognuno ha un significato ben diverso. Cominciamo dal primo. Radius gauge sopra le corde. Questo è il metodo di chi vuole un feel omogeneo al tatto, quella sensazione di piatto sotto il plettro o sotto le dita. In questo caso il gauge si appoggia sulle corde e regoleremo le sellette fino a far coincidere tutte le corde con la curvatura del profilo. Il vantaggio è immediato, sotto le dita tutto è uniforme, il plettro scorre senza gradini e la chitarra sembra più facile da suonare. Questo è il metodo preferito da chi mette al primo posto la sensazione ed il feel. Ma adesso arriva la parte interessante, il metodo con il radius gauge sotto le corde. Questo è il sistema geometricamente corretto, quello che ci garantisce che ogni corda sia alla stessa distanza dai tasti. Qui il gauge si inserirà sotto le corde in corrispondenza dei tasti centrali della tastiera. Poi regoleremo le sellette una alla volta fino a quando la parte inferiore delle corde seguirà perfettamente la curvatura del gauge e quindi della tastiera. Questo metodo è più lento, richiede un po' più di pazienza, ma il risultato è perfettamente coerente con la geometria della tastiera. Il suono risulterà più equilibrato, le corde centrali non spingono di più e il sustain risulta più omogeneo su tutta la lunghezza del manico. Ora ci staremo sicuramente chiedendo qual è il metodo giusto, sopra o sotto? La risposta è: dipende da cosa vogliamo ottenere. Se vogliamo una chitarra con un feel uniforme ed un tocco comodo sotto il plettro o le dita, useremo il gauge sopra le corde. Se vogliamo un setup con una curvatura perfettamente allineata ai tasti, allora il metodo giusto è quello sotto le corde. L'importante è non lasciare le sellette e quindi le corde a casaccio, perché se regoleremo solo le esterne stiamo semplicemente ignorando il radius della nostra tastiera e questo non va bene. Ora, utilizzando entrambi i metodi, a seconda del caso, dovremo elaborare un sistema personale che ci garantisca che tutte le corde si trovino contemporaneamente a contatto col gauge, senza sbalzi e senza giochi. Lo vedremo tra poco.
e vi anticipo che funzionerà sempre su qualsiasi strumento. Ecco il metodo infallibile ed a prova d'errore. Immaginiamo il radius gauge appoggiato sopra le corde. Alcune toccano, altre non toccheranno. Fino a qui tutti si fermano a ciò che l'occhio ci restituisce a livello di percezione, ma noi no. Prenderemo la lamella più sottile dello spessimetro che abbiamo tutti in dotazione, spero, e facendola scorrere leggermente sopra la corda, la spingeremo verso lo spazio tra la corda e il radius gauge. Se la lamella passa, significa che c'è gioco e quindi dovremo alzare leggermente la selletta. Se la lamella non passa, è perfetto, quella corda è esattamente a contatto con il gauge. Lavorando così, una alla volta, arriveremo al punto in cui la lamella non passa più per tutte le corde e questo è il momento magico. Significa che la curvatura delle corde è identica a quella della tastiera, perché il radius gauge le sta toccando tutte insieme senza differenze. Nessun errore quindi di parallasse, nessun abbaglio da luce posta dietro artificialmente, nessuna incertezza visiva, solo una misura fisica, tangibile e soprattutto ripetibile. Ed il bello è che funziona su qualsiasi strumento, Telecaster, Stratocaster, Les Paul, qualsiasi cosa. Ricordiamo quindi solo questo: un setup perfetto non è mai casuale, è geometria e curvatura e attenzione ai dettagli e soprattutto è coerenza tra tastiera, corde e mano. Infine, se pensi che questo video ti sia stato utile, perché non ringraziare lasciando un like o iscrivendosi al canale? Qui ogni settimana si parla di setup veri, quelli che fanno davvero suonare meglio le nostre chitarre. Detto questo vi saluto, dandovi appuntamento al prossimo video. Ciao e a presto!